Tutte le divisioni della Waffen-SS erano strutturate in una singola serie, indipendentemente dalla loro tipologia. Le divisioni che portavano nomi legati a una nazionalità reclutavano principalmente in quei territori. Di norma, le divisioni SS erano formate da tedeschi o da popoli di origine germanica. Qui vediamo alcuni degli stemmi delle divisioni Waffen-SS più note durante il conflitto. Si stima che siano state create oltre 30 divisioni, ma in questo video ci concentreremo solo sulle più significative. La Leibstandarte SS Adolf Hitler fu un'unità d'élite delle SS, nata come guardia personale armata del leader tedesco. Fu la prima divisione ad essere istituita. Il 17 marzo 1933 Hitler ordinò la formazione dello Stabswache, un'unità speciale destinata alla sua protezione, guidata da Joseph Dietrich e composta inizialmente da 120 uomini scelti. Non solo difendevano il leader, ma eseguivano anche missioni cruciali. Con il passare del tempo, altre divisioni vennero istituite, ma la Leibstandarte rimase l'unità d'élite per eccellenza. Il 9 novembre 1933, con 800 membri, fu ribattezzata Leibstandarte SS Adolf Hitler, rendendola un'unità autonoma sotto il diretto controllo di Hitler, bypassando le autorità SS come Himmler. Questa divisione proteggeva la cancelleria del Reich a Berlino e le principali entrate del palazzo. All'inizio della guerra, la Leibstandarte prese parte all'invasione della Polonia nel 1939, così come alle campagne in Olanda, Francia e Balcani. Combatté al fianco della Wehrmacht e ottenne risultati notevoli, specialmente durante l'invasione dell'Unione Sovietica nel 1941. L'unità si distinse nella battaglia di Kharkov e a Kursk, sebbene subì numerose perdite. Nel 1944 la divisione fu inviata in Normandia per difendere la regione dopo lo sbarco alleato del 6 giugno. Nonostante le gravi perdite, la Leibstandarte riuscì a distinguersi in alcune battaglie in Francia. In seguito si unì alla 6ª Armata Panzer SS sotto il comando di Joseph Dietrich. L'ultima operazione della divisione avvenne durante l'offensiva del lago Balaton nel 1945. I superstiti combatterono fino alla battaglia di Berlino, arrendendosi infine agli americani. Tra i comandanti più noti si annoverano Joseph Dietrich, Theodor Wisch, Wilhelm Mohnke e Otto Kumm. La seconda divisione SS Das Reich partecipò all'invasione della Polonia e alla campagna di Francia nel 1940, contribuendo alla presa di Rotterdam. Successivamente operò contro le sacche di resistenza alleate. La Das Reich fu poi trasferita nel sud per sostenere l'avanzata verso Parigi. Durante la battaglia d'Inghilterra rimase in Francia preparando l'operazione Sea Lion. Nel 1941 si unì alla campagna nei Balcani e all'invasione dell'Unione Sovietica. Durante l'offensiva verso Mosca, Das Reich avanzò fino a pochi chilometri dalla capitale sovietica. Tuttavia, l'inverno del 1943-44 segnò una svolta, quando fu accerchiata durante la controffensiva sovietica. Riuscì a ritirarsi, ma subì pesanti perdite. Nel 1944 combatté in Normandia contro gli alleati, distinguendosi a Caen e Saint-Lô. Nel dicembre del 1944 prese parte alla battaglia delle Ardenne e tentò di avanzare verso Anversa, senza successo. Trasferita in Ungheria, partecipò all'operazione Conrad, subendo ulteriori sconfitte. Si arrese infine agli americani nel maggio 1945. La terza divisione SS Totenkopf fu tra le più famigerate. Nata da unità destinate alla guardia dei campi di concentramento, la divisione combatté in Polonia nel 1939.
distinguendosi per la brutalità durante l'occupazione. Subì pesanti perdite ad Emiansk e fu ritirata nel 1942. Il comandante Theodor Eicke morì nel 1943. Tra i leader principali si ricordano Georg Kepler e Max Simon. La divisione terminò la guerra combattendo sul fronte occidentale per poi arrendersi agli americani nel 1945. Le divisioni Waffen-SS furono protagoniste di numerosi crimini di guerra. Tra le più note, la divisione Dirlewanger, composta da criminali comuni, si distinse per la ferocia contro i partigiani e la popolazione civile. I suoi metodi brutali portarono alla sua dissoluzione nel 1945, con la maggior parte dei membri uccisi o catturati. In definitiva, le divisioni Waffen-SS rappresentano uno dei capitoli più oscuri della storia militare del XX secolo. Sebbene molte di esse fossero note per la loro efficacia in battaglia, il loro coinvolgimento in crimini di guerra e atrocità ha lasciato un'eredità di terrore e dolore. Questo video ha voluto offrire uno sguardo approfondito su alcune delle divisioni più famose, con l'obiettivo di comprendere meglio le dinamiche e le conseguenze delle loro azioni durante la Seconda Guerra Mondiale. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale e attiva la campanella.